tantissimi anni fa c'era soltanto un intervento che si faceva e si chiamava inversione peniena. Per spiegarvela però dovrei, a parte vabbè che poi mi fate una visita, e dovrei fare una piccola premessa. Voi sapete che fino al 4º mese di gravidanza siamo tutte femmine? Ok. Al 4º mese quindi cosa succede? Il testosterone mascolinizza le ovaie scendono, le labbra si suturano, diventano testicoli, il clitoride si ingrossa e diventa il pene. Ci siamo? Il chirurgo non fa altro che riportare tutto questo a com'era. Quindi cosa significa? Significa aprire la cavità dello scroto, quindi dalla sacca testicolare all'ano, nella zona perianale, trovare spazio e si crea la vagina con i tessuti esterni del pene svuotato, quindi il pene viene svuotato completamente, veniva svuotato completamente e veniva reinserito all'interno e con la pelle dello scroto vengono rifatte le grandi labbra. Ok, questa è una tecnica vecchissima, è la prima esistente al mondo. Poi magari hanno anche inventato l'inversione penoscrotale, che è una tecnica che si utilizza tantissimo in Thailandia, perché molte persone appunto che arrivano all'intervento con una grossa dose di ormoni non hanno abbastanza tessuto per fare il trapianto l'autotrapianto con la pelle peniena, giusto? Quindi cosa succede? Che loro svuotano tutto il pene, quindi tutto il canale peniano viene svuotato, la pelle testicolare anche viene rimossa, un'equipe si occuperà di creare questo cilindro che poi verrà invaginato e il resto dell'equipe si occupa della fase urologica, quindi dell'uretra, del clitoride e di creare la cavità per fare l'operazione. Questo consente di avere una maggiore profondità. E io tutt'oggi non mi chiedo perché in Thailandia fanno vagine lunghe magari 18 cm quando il vostro canale è di 14-15 massimo in espansione. Cioè fanno dei portamatita praticamente. Quindi io adoro. Altra tecnica importante che stanno facendo anche qui in Italia è la colon vaginoplastica. Quindi tutti quanti i tessuti del pene vengono utilizzati per l'estetica, quindi cappuccio clitorideo, piccole labbra, grandi labbra, e la vagina proprio viene creata internamente con un tratto di ileocolon che viene prelevato precedentemente con un taglio cesareo, cioè simile a un taglio cesareo, in quella zona lì. Viene fatto quel tagliettino, viene prelevato l'ileocolon, viene fatta questo tubulo di tessuto e viene invaginato. Questo consentirà alla persona di avere una lubrificazione come la vostra. Non l'ho scelto come intervento perché comunque ho sempre avuto l'idea, anche sentendo alcune mie amiche che l'hanno fatto, che comunque la parete di un colon è una parete di un colon, non può avere una sensibilità erogena, ok? Perché poi noi come facciamo a sentire piacere? Ecco, questa per esempio è una cosa che si collega anche al fattore orgasmico. Noi abbiamo il neoclitoride, sì, ma nella penetrazione c'è qualcosa deve comunque ricostruirsi e noi viene ricollegato il canale vaginale molto vicino alla prostata, perché è una cosa che per esempio non si sa, ma l'uomo gode con la prostata. La tecnica che invece io ho fatto è una delle ultime tecniche uscite e l'ha inventata un serbo che si chiama Sava Perovic. Si chiama flap peno-uretrale e consiste nel creare il canale vaginale riutilizzando anche il tubicino di uretra, perché ovviamente 20 cm di uretra andrebbero tagliati, no? Ok. Anziché tagliarlo, che cosa fanno? La parte che non servirà più per la minzione viene tagliata, viene aperto a fogliettino di 2 cm circa, quel fogliettino viene reinserito e diventerà la parete superiore della nuova vagina. Perché? Perché l'uretra è una mucosa sotto frizione
produce il liquido secrezione, quindi si lubrifica da sola. In più l'uretra maschile conserva la sensibilità erogena maschile, quindi anche con la penetrazione sento piacere. Il post operatorio, vabbè, si comprano dei dilatatori che si utilizzano anche ad esempio nei casi di donne con la sindrome di Morris, che quindi hanno il canale vaginale molto corto, non hanno l'utero e devono ampliare, sono di diversi centimetri e diversi spessori, e si fa una vera e propria riabilitazione sessuale, nel senso che nei mesi successivi, per circa un anno, bisogna abituare questa cavità a dimensioni che consentono poi la penetrazione, che magari il chirurgo ti fa uscire con 13 cm, 14 cm di profondità, ma se tu non la tieni allenata in un primo periodo si richiude tutto, perché il corpo non lo recepisce suo. Poi sì, oltre a quello è comunque anche legato alla sensibilità vera e propria, perché magari arriva un anno di dilatazione che tu senti che stai inserendo un dilatatore, quindi non è più una riabilitazione sessuale, ma cioè provi piacere proprio. È una cosa che sembrerà stranissimo perché la sessualità femminile è un po' vista come un tabù, ok? Ma va fatto, cioè nel senso è la prassi. Ok? Esattamente come se magari una persona subisce un'isterectomia totale, quella donna non saprà se riuscirà mai più ad avere durante un orgasmo delle contrazioni uterine. Secondo voi è giusto che magari non ne parla con nessuno? Ok? Così come l'anorgasmia femminile, tantissime donne non riescono a provare piacere, per esempio. Si deve parlare di questo, perché è importante. Dilatazioni post operatorio, dolore, sì. A me ha fatto male, cioè nel senso, nonostante io avevo la morfina direttamente nelle vertebre eccetera, l'intervento non è una passeggiata, devi essere molto pronta psicologicamente a farlo. Io l'ho fatto, avevo 19 anni, quindi ero giovanissima, ma l'ho fatto perché vivevo la disforia proprio sessuale, nel senso che ci sono magari ragazze che le incontrate e loro non vogliono operarsi, cioè, parentesi, tranne quelle su strada, perché quelle che magari vedete su strada che si prostituiscono, se si operano non lavorano più, perché da loro ci vanno come perversione, ok? Ragazze che studiano, lavorano, esattamente che sono tra di voi e decidono di non operarsi, è perché loro magari non hanno la disforia nei genitali. Io sì, cioè io lo vivevo in prima linea, cioè la prima cosa che io ho pensato con la disforia è perché mia mamma ha il ciclo, perché lei si siede e io no. Quindi da me è partita focalizzata sulla vagina, quindi il mio obiettivo era mi devo operare. Ma se non hai la convinzione di farlo, è meglio non farlo, perché fa malissimo.